Buongiorno a tutti carissimi, qui è Dario ed eccoci qua tornare in questo nuovo video. Oggi ci svegliamo con un bel buongiorno con il Bitcoin che regge il prezzo dei 43-42 mila dollari. Quindi andiamo a vedere subito le notizie di oggi, andiamo a dare anche un'occhiatina al grafico cercando di prevedere un attimino come si evolverà la situazione riguardo Bitcoin. Allora ragazzi, come sempre, prima di iniziare andiamo a vedere le crypto bubbles giornaliere. Innanzitutto Helium ha raggiunto in 24 ore un più 56,8%. Vediamo Pepe che continua a macinare dopo il calo che ha avuto. Solana riprende piede raggiungendo i 66 dollari, veramente fantastico. Solana in questo periodo sta attraversando un periodo fantastico. In questo momento Helium ha una capitalizzazione di mercato di super giù 640 milioni. È uscita qualche notizia che forse mi sono perso. Andiamo un attimino a vedere. Ah, eccolo qua. Il servizio mobile Helium che consente agli utenti di guadagnare criptovalute si espande negli Stati Uniti. Probabilmente questa è stata la notizia che ha fatto alzare di parecchio il prezzo. Come vediamo, Helium Mobile è alimentato da una rete decentralizzata di antenne 5G attraverso incentivi in token crittografici su Solana. Quindi teniamo comunque sott'occhio Solana. Infatti abbiamo avuto anche un buon incremento riguardo Solana. Si sta diffondendo a livello nazionale. Helium Mobile è ora disponibile a livello nazionale dopo un lancio di prova iniziale a Miami. Quindi molto bene, molto bella questa cosa. Non l'avevo seguito, Helium me lo sono completamente perso. Anche un paio di caratteristiche nuove, come accennato il servizio è costruito attorno alla rete Helium 5G che è alimentata da migliaia di nodi gestiti dagli utenti distribuiti in tutto il paese. Gli utenti che gestiscono un nodo vengono ricompensati in token crittografici per la condivisione del servizio. I token Helium vengono creati sulla rete blockchain di Solana in seguito alla migrazione di quest'anno. Molto bello Helium, approfondirò il servizio che offre Helium, molto interessante, soprattutto perché si sta espandendo negli Stati Uniti. Quindi Helium da tenere assolutamente d'occhio e lo aggiungiamo proprio anche a TradingView. Molto bene. Ma comunque, tornando a noi, quindi Solana prende piede anche grazie a questo fatto di Helium. Abbiamo visto che comunque sono collegate le due criptovalute. Nel mentre Ethereum prende un 3,4% e Bitcoin, che non vedo. Bitcoin un più 5,2%. Fantastica l'ascesa che sta facendo Bitcoin questo periodo, molto bene. Sappiamo bene che stiamo andando incontro ad un possibile ETF ed andiamo a vedere adesso la notizia più importante che forse qualcuno di voi si è perso su Bitcoin, riguardante Bitcoin, ovvero BlackRock riceve 100.000 dollari di fondi per il Bitcoin ETF. Come andiamo a leggere ragazzi, secondo quanto riportato nell'ultimo documento depositato dalla Security and Exchange Commission, la SEC ovviamente, degli Stati Uniti da BlackRock, nel mese di ottobre 2023 il più grande gestore patrimoniale al mondo avrebbe ricevuto 100.000 dollari di finanziamento iniziale da un investitore sconosciuto. L'ultimo deposito di BlackRock ha anche rivelato alcuni dettagli sui piani dell'asset manager relativi alla fee dello sponsor, che prevede di prendere in prestito Bitcoin o contanti come credito commerciale dal prestatore di credito. Quindi BlackRock può addebitare le proprie fee tramite un prestito invece di dover vendere Bitcoin. In questo modo non incidono più di tanto sul prezzo di Bitcoin. Diciamo che dettagli così importanti, ragazzi, ci fanno ben sperare in un avvicinamento possibile all'ETF, ok? Molti esperti parlano non di un ETF che verrà ufficializzato a dicembre, ma si parla comunque dei primi di gennaio. Comunque c'è molta positività riguardante il 2024, ovviamente. Ma finalmente ragazzi siamo realmente vicini ad un possibile primo ETF negli Stati Uniti d'America. Una notizia del genere, come potete immaginare, potrebbe portare realmente un incremento importante del prezzo di Bitcoin. A luglio BlackRock è stato tra i primi colossi istituzionali a presentare domanda di ETF. Sebbene la SEC abbia precedentemente respinto le richieste, gli esperti di mercato hanno previsto che all'inizio del 2024, come vi ho detto ora, la SEC approverà molto probabilmente il primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti. Fantastico, siamo sempre più vicini. Ogni giorno ragazzi c'è una notizia nuova su Bitcoin e il risultato si vede ragazzi. Il risultato di queste notizie si fa vedere ragazzi. Qui c'è poco da fare analisi tecnica e cose del genere. Qui
siamo tutto in mano alle notizie giornaliere che escono. Una notizia dove si parla che l'ETF non si farà e tutto quanto, vedremo il prezzo di Bitcoin scendere, ragazzi, c'è poco da fare. Al contrario, invece, se ci sarà un'ufficializzazione da parte della SEC stessa, oppure altre notizie molto importanti da personaggi influenti che potrebbero far comunque schizzare per bene il prezzo di Bitcoin. Fatto sta, ragazzi, fatto sta, come ben oramai sapete, l'altro giorno nel primo video su Bitcoin, nello scorso video su Bitcoin, abbiamo segnato un supporto e una resistenza. Questa resistenza a quanto pare è stata centrata in pieno, non l'ha toccata, siamo su comunque 44/45.000, i 44 sono stati ovviamente toccati arrivando a 44.500. Quindi cosa potremmo vedere, ragazzi? Sempre, come vi ho detto, molto probabilmente rispetto alle notizie che usciranno nei prossimi giorni, potremo tranquillamente vedere una rottura da parte della resistenza, o se le cose comunque si protrarranno nel tempo potremmo tranquillamente vedere una ridiscesa di Bitcoin, se non ci sarà ovviamente un retest sul canale. Questo canale che vedete, ragazzi, non c'era nello scorso video. Avendo comunque rotto questo possibile canale, ragazzi, potremmo vedere tranquillamente, magari potremmo vedere un retest qui sul supporto su per giù sui 41-42.000 per poi Bitcoin riportarlo in alto. Se non ci sarà, ragazzi, questo retest, andiamo magari al grafico a un'ora. Se questo retest, come ho detto, non ci sarà, potremmo vedere comunque un calo da parte di Bitcoin, una risalita, insomma una lateralizzazione per quanto riguarda sempre le due resistenze tra i 45 e i 37.000, e se dovesse sfondare la soglia dei 37, arrivare magari ad un massimo di 30.000. È comunque un prezzo molto molto importante che non penso che andremo a sfondare, ragazzi. Credo che comunque rimarremo, come vi ho detto, fra i 44 e i 37/35.000 dollari, ma come vi ho accennato siamo in balia delle notizie, ok? In questo momento comunque c'è molta FOMO su Bitcoin, tante persone stanno rientrando nell'investire in criptovalute. Come abbiamo visto nello scorso video, abbiamo raggiunto un record storico per quanto riguarda i detentori di Bitcoin, quindi tante più persone si stanno avvicinando o riavvicinando a questo mondo, dopo comunque il grosso calo che c'è stata, la grossa perdita di fiducia dopo il grande calo di Bitcoin dai famosissimi 67-70.000 dollari ai 15.000. Guardando comunque il grafico di Bitcoin al grafico giornaliero, possiamo vedere comunque che la parabola si dirige verso l'alto. Come possiamo vedere, ragazzi, Bitcoin è sempre stato rialzista, c'è poco da fare. Speriamo ovviamente di rivedere nuovi massimi che potrebbero tranquillamente arrivare qui dopo il futuro halving, che ricordo dovrebbe avvenire ad aprile, ma soprattutto vedremo cosa accadrà principalmente con il prossimo ETF, che a quanto sembra è realmente molto molto vicino. Nel mentre speriamo di vedere magari un possibile retest sui 41.500, potremmo realmente rimanere su questa fascia di prezzo, ragazzi, e non ritracciare troppo sui 30-35.000 dollari, segno comunque molto molto positivo per un'impennata futura di Bitcoin verso l'alto. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo della promozione valida per BingX, ok? Exchange che non richiede KYC, con la promozione valida fino al 15 dicembre, vi darà lo sconto del 10% sulle commissioni per sempre, oltre ad avere 150 dollari di bonus seguendo queste regole. Link in descrizione. Ultima notizia, ragazzi, per quanto riguarda il gaming su criptovalute, Amazon Prime offre ora contenuti del gioco blockchain di Gods Unchained. Come leggiamo ieri, God Unchained, gioco di carte collezionabili di Ethereum con i maggiori incassi, ha annunciato una nuova collaborazione con Amazon Prime Gaming. Notizia che ha fatto rialzare leggermente il prezzo, passato da 42 centesimi a 46 per poi ritornare e ritracciare a 44 centesimi. Fatto sta che in un giorno, ragazzi,
ha fatto il più 11%, non male, non male. Come vediamo lo storico raggiunse ovviamente nel lontano 2021 il picco dei $7, ok? Ora siamo a 44 centesimi, il minimo storico come vediamo all time low ha toccato i 9 centesimi, in questo momento siamo tornati a 44, ma questa notizia potrebbe far ben sperare, infatti come vediamo la community è maggiormente bullish riguardante il token di Gods. Vediamo l'aggiunta di Gods alla piattaforma Prime Gaming consentirà agli oltre 200 milioni di abbonati attivi di giocare e ottenere vantaggi esclusivi all'interno del gioco. In poche parole, come accade magari su Twitch, ragazzi. Per chi conosce FIFA, ad esempio, collegando l'account di Twitch a FIFA, ogni mese o quando decide comunque l'EA Sports in collaborazione con Twitch, possono rilasciare contenuti aggiuntivi, contenuti esclusivi per chi detiene un account su Amazon Prime. Questa collaborazione è stata fatta principalmente con l'annuncio della stagione 2 del gioco, quindi questa stagione potrebbe far rialzare il prezzo del token. Come vediamo, cose aggiuntive ed interessanti. Il gioco blockchain offre anche una sezione dedicata ai creatori di contenuti. Infatti i giocatori potranno liberare la loro creatività e contribuire al mondo stravagante di Eukos, mettendo in mostra il loro talento. Per incentivare tale programma, il gioco mette a disposizione una ricompensa che va da 300 a 6.000 gods al mese, oltre ad altri bonus. Quindi, mettendo in circolazione comunque Gods, capiamo bene che il prezzo dovrebbe ovviamente salire. Insomma, bella notizia per quanto riguarda il mondo crypto gaming e token da tenere sott'occhio. Ovviamente non credo che in pochi giorni dovrebbe raggiungere i $2, $3, ovviamente no, però capiamo bene che dietro c'è un bel progetto, una buona azienda che comunque cerca collaborazioni importanti per fare in modo di portare avanti il token e tutto quanto ciò che riguarda il gioco. Detto questo, ragazzi, io vi chiedo gentilmente un mi piace di supporto per il canale. Come sempre, ragazzi, qui sotto in descrizione il link per tutti quanti i miei social, entrate nel nostro gruppo Telegram. Io mando un bacione grandissimo e ci vediamo ad un nuovo video. Ciao a tutti!